Benvenuti a Montefiore Conca, uno dei borghi più suggestivi della Val Conca. Appena varcato l'ingresso del paese, la rocca malatestiana domina il profilo della collina, una sentinella di pietra che dal Trecento veglia su queste valli e sulla riviera. Oggi la visitiamo dall'interno, seguendo un percorso che unisce storia, archeologia e leggende. Saliamo verso il castello e entriamo. Le mura spesse e le linee geometriche rivelano la doppia anima della rocca, fortezza militare e al tempo stesso residenza di rappresentanza dei Malatesta. Nei secoli qui passarono signori, capitani di ventura e persino sovrani in viaggio lungo l'Adriatico. Prima tappa, la cosiddetta Sala delle Torture. È uno degli ambienti più ricordati dal pubblico, parte di un allestimento che racconta la giustizia e le pratiche punitive del Medioevo. Usciamo nel cortile interno. Al centro, un pozzo tardo trecentesco introduce al cuore tecnico della fortezza, l'acqua. Poco più in là raggiungiamo infatti la sala della cisterna, che garantiva l'autonomia idrica in caso d'assedio, e la vicina stanza dei butti, dove si smaltivano i rifiuti. Proprio nelle fosse da butto, scavate tra la metà del 300 e il 500, gli archeologi hanno ritrovato ceramiche, vetri e oggetti d'uso quotidiano, una miniera di dati sulla vita reale in castello. Il percorso oggi è anche multimediale. Tra le sale è prevista un'esposizione immersiva e installazioni che valorizzano la visita. Nelle nostre riprese vedete un cielo stellato proiettato, un espediente scenografico che aiuta a calarsi nell'atmosfera notturna della rocca. Saliamo sulla prima terrazza panoramica. La vista abbraccia la riviera e, nelle giornate più limpide, arriva oltre Pesaro e, dicono in molti, persino al profilo lontano della Croazia. Oggi il cielo è coperto, ma capirete comunque perché questa pietraia d'altura fu un punto d'osservazione strategico. Rientriamo per raggiungere la Sala del Trono, detta anche Camera dell'Imperatore. Fu affrescata da Jacopo Avanzi nel 400, quando la rocca stava vivendo una sua stagione più raffinata. Qui la funzione difensiva cede il passo alla rappresentazione del potere, tra cerimonie e ricevimenti. Poco oltre entriamo nella stanza dedicata a Costanza Malatesta. La tradizione locale racconta l'amore tragico tra Costanza e l'ufficiale tedesco Ormanno, una leggenda che ha consacrato la rocca come castello degli eterni amanti. Pare che Costanza fosse stata sorpresa a letto col suo amante Ormanno. Torniamo all'aperto per la seconda terrazza, ancora più in alto. Da qui la linea dell'Appennino corre fino al mare, un orizzonte che spiega da solo perché Montefiore fu conteso per secoli. Rientrando, incontriamo la stanza da letto con i costumi ricostruiti di gusto quattrocentesco, un modo immediato per vedere stoffe, tagli e accessori dell'epoca malatestiana. Subito dopo, la piccola cappella, un ambiente raccolto che ricordava ai signori alla guarnigione il ritmo liturgico delle giornate, anche in tempo di guerra. Usciamo dal castello e torniamo nel borgo. Ci fermiamo alla chiesa di San Paolo, facciata e portale trecenteschi, all'interno un grande crocifisso ligneo della scuola riminese. È del XIV secolo e ci sono anche opere di pittori che arricchiscono le navate. Un tassello d'arte prezioso, spesso poco conosciuto. Un'ultima occhiata alla rocca dal basso e ci mettiamo in marcia. Prossima tappa San Leo. La sagoma della fortezza di San Leo appare come una nave di pietra poggiata sul ciglio della rupe. La versione che vediamo oggi è frutto del grande ridisegno rinascimentale di Francesco di Giorgio Martini, l'architetto ingegnere chiamato da Federico da Montefeltro per adeguare le difese alle armi da fuoco. Bastioni arrotondati, piazze d'armi e percorsi interni razionalizzati, la macchina bellica del tardo 400. Dalle terrazze della rocca lo sguardo corre verso l'Adriatico. Il salto roccioso sotto di noi rende chiara la fama di inaccessibilità del sito, raggiungibile storicamente da un'unica strada scavata nella pietra. Non stupisce che, in età pontificia, la fortezza sia diventata anche prigione di Stato. Tra i detenuti più celebri vi fu il conte di Cagliostro, cioè Giuseppe Balsamo, che qui morì nel 1795. Scendiamo nel borgo per una passeggiata tra vicoli e piazze e raggiungiamo il Duomo di San Leone. È uno dei massimi esempi di architettura medievale del Montefeltro. Impianto basilicale, conci d'arenaria e un interno severo che amplifica la luce sull'altare rialzato. A pochi passi, la pieve di Santa Maria completa la coppia monumentale che rende unico il profilo religioso di San Leo. Chiudiamo questa sezione con una veduta dal terrazzo di un'abitazione. È ottobre, il cielo è terso e la costa riminese si allunga a nord-est. È l'inquadratura perfetta per capire come questi borghi dell'entroterra siano balconi naturali tra l'Appennino e il mare. Ultima tappa, Verrucchio.
Risaliamo il centro storico fino alla Rocca, oggi non entriamo, ma ci godiamo l'ascensione tra ciottoli e gradini. Siamo nella culla dei Malatesta, da qui parte la vicenda della signoria che segnerà Rimini e tanti castelli della Romagna. Dante nell'Inferno ricorda il mastin vecchio, il nuovo da Verrucchio, alludendo alla potenza e alla durezza dei suoi signori. Lo sguardo dal Belvedere spazia dagli Appennini all'Adriatico. E con questa triade, Montefiore, San Leo, Verrucchio, si chiude il nostro viaggio. 3 rocche, 3 storie che si intrecciano tra Malatesta e Montefeltro, tra fede, guerra e quotidianità. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi e lasciateci un like. A presto!